Ciao a tutti e bentornati sul mio canale dedicato ai retroscena più autentici dello spettacolo. Se vi piacciono questi approfondimenti, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e, se volete sostenere davvero il progetto, cliccare su Unisciti. Il vostro sostegno è la linfa che ci permette di continuare a raccontare realtà e dettagli al di là dei titoli gridati. Oggi vi porto nel cuore di una notizia che sta facendo il giro del web. Mahsin Morabet e Cenk Torun, protagonisti amatissimi della serie Called Together Captivity, hanno annunciato di aver deciso di vivere insieme. Dietro una frase romantica postata in simultanea sui loro profili social si nasconde una storia complessa di amicizia, stima professionale e scelte di vita maturate lontano dai riflettori. In questo video ricostruiamo il percorso che ha portato alla decisione di unire la casa, analizziamo le reazioni degli amici, la risposta dei fan e le possibili conseguenze sul loro futuro artistico. Prepariamo dunque un viaggio di circa 15 mesi di incontri, silenzi, tentativi e svolte che hanno condotto due carriere indipendenti verso un progetto condiviso non solo sullo schermo, ma ora anche nella quotidianità. 1. Dall'antagonismo di scena all'intesa fuori campo. Quando Together Captivity ha debuttato, la trama ruotava intorno a due personaggi opposti costretti a convivere in un contesto teso. Il successo internazionale è nato dall'alchimia tra Mahsin, modella e attrice franco-marocchina con eleganza minimalista, e Cenk, volto iconico della fiction turca, famoso per la sua intensità. Fuori dal set, però, i primi mesi furono più di studio che di affinità, orari diversi, metodi opposti, lei preparazione minuziosa, lui improvvisazione controllata, una lingua di lavoro mista in cui a volte bastava un gesto a fraintendere un'intera battuta. Eppure, proprio quel contrasto creò la scintilla. Al termine di ogni ripresa restavano sul set per riguardare le scene, analizzare i movimenti, trovare soluzioni comuni. Il passo decisivo fu un weekend promozionale a Dubrovnik. Poche ore libere, un giro a piedi nella città vecchia, una sosta improvvisata in un caffè affacciato sul porto. In quell'occasione parlarono di tutto tranne che del lavoro, ricette di famiglia, paure del debutto, il peso delle aspettative di chi ti vuole sempre perfetto. Da allora ogni location divenne pretesto per esplorare la città insieme. Nell'arco di un anno avevano un album condiviso di fotografie, murales di Lisbona, librerie dell'Havana, mercati di Siviglia. Il pubblico non lo sapeva, ma il legame cresceva al riparo dai flash attraverso piccoli rituali. Un messaggio al mattino con la parola del giorno da non dimenticare sul set, un tè alla menta bevuto sul tardi per sfumare la tensione di scene emotivamente pesanti. 2. La fase di distanza e le voci di crisi. Il post-produzione di Together Captivity li ha separati. Cenk è volato a Londra per un corso intensivo di recitazione su Shakespeare. Mahsin ha firmato con una casa di moda di Parigi per una campagna mondiale. 6 fusi orari, agende opposte, contratti che blindavano perfino il giorno libero. L'assenza di foto congiunte ha scatenato speculazioni, soprattutto quando Cenk è stato visto a cena con colleghi britannici e Mahsin ha sfilato mano nella mano con un designer amico d'infanzia. In realtà, dietro le quinte, non è mai mancata la comunicazione, videochiamate brevi ma quotidiane, audio su app a ore improbabili, cartoline spedite ancora all'antica. La prima frattura reale arrivò a causa di un malinteso social. Un'intervista in cui Cenk parlava dell'esigenza di spazi d'aria fu interpretata come allusione a un raffreddamento sentimentale. Mahsin, sommersa di messaggi, scelse il silenzio. Per un mese smise di seguire i tag sul suo nome. Fu un periodo di fraintendimenti, ma decisivo. Costrinse entrambi a chiedersi se il rapporto fosse solo complicità lavorativa o qualcosa che meritasse di sopravvivere a fusi orari, agenti e algoritmi. 3. L'incontro a Marrakech e la decisione. La svolta avvenne in Marocco, a casa della famiglia di Mahsin, durante l'Eid al-Adha. Invito esteso a pochi amici intimi, Cenk si presentò con un giorno d'anticipo, sconvolgendo la scaletta degli impegni, portando con sé soltanto un quaderno di pelle pieno di appunti di viaggio. Nelle terrazze di un riad color ocra parlarono finché il muezzin non chiamò alla preghiera dell'alba. Raccontano testimoni che le domande furono brutali. Cosa vuoi da 5 anni? Cosa sei disposto a lasciare? Chi saresti se non dovessi piacere a nessuno? All'alba, un patto.
Trasformare i fine settimana rubati in un progetto di convivenza, con regole che tutelassero identità e carriere. 4. Logistica sentimentale. Scegliere la casa. Non è stato un trasloco da copertina. Hanno scartato ville extralusso e attici panoramici, preferendo un appartamento su 2 livelli a Bebek, pavimenti in legno, libreria a muro, vista sul Bosforo e, soprattutto, una stanza da adibire a studio doppio, mezz'ora al giorno vietata all'altro per leggere copioni in tranquillità. Hanno assunto un interior designer con un brief insolito: vogliamo un salotto che inviti a parlare prima che a fotografare. Qui nessun arredo è instagrammabile, tutto è tattile, tavolo in ceramica grezza, cuscini in tela grezza, piante officinali al posto di fiori recisi. Il compromesso più discusso? La cucina. Cenk, amante della tradizione turca, puntava a un'isola con grill integrato, ma Sine, che vive di smoothie e bowl veg, voleva un banco a induzione minimale. Risultato: doppi fuochi, 2 piccoli forni e una mensola con spezie che va dalla paprika affumicata al ras e l'anaut. Gli amici dicono che la sera inaugurale abbiano cucinato insieme un menù bis, borek in versione vegetariana accanto a tagine di agnello. 5. Reazioni degli amici e dell'industria. Il primo a congratularsi è stato il regista di Together Captivity, che sui social ha scritto: 2 artisti che capiscono che la qualità della vita è la qualità dell'arte. Colleghi e stylist hanno inviato auguri, ma anche avvertimenti: vivere insieme può esporre a pressioni mediatiche enormi. Gli agenti hanno contrattato una clausola anti-paparazzi, nessuna troupe all'interno della casa e un tetto massimo di eventi pubblici condivisi. Intanto, le piattaforme streaming fiutano la notizia. Con una coppia reale sotto lo stesso tetto, puntare su un dramma contemporaneo scritto su misura diventa appetibile, ma la condizione posta dai due è chiara: orari sostenibili, pause creative, promozione diluita. 6. La risposta dei fan, sostegno e nuove regole. Le community online, abituate a decifrare dettagli, hanno reagito con un entusiasmo maturo. Invece di pretendere dirette quotidiane, molti fan hanno inaugurato l'hashtag cancelletto Respect Their Space. Lettere aperte chiedono ai media di non trasformare la convivenza in reality: preferiamo un lavoro ben fatto a 1000 selfie rubati. È un cambio di paradigma, l'IPE c'è, ma si colora di responsabilità. Nel giro di una settimana, gruppi di supporter hanno tradotto il messaggio in 6 lingue per scoraggiare la diffusione di immagini non autorizzate scattate nei dintorni dell'abitazione. 7. Prospettive future, carriera, coppia, equilibri. Che cosa succederà ora? 3 scenari. Serie d'autore girata in Turchia e Francia. 8 episodi, personaggi maturi, tempi di lavorazione compatibili con la vita in comune. Pausa cinematografica, un anno sabbatico per studiare, scrivere e viaggiare, documentando il percorso in brevi clip divulgative su benessere e creatività. Brand condiviso, linea di homeware etico nata dal colpo di scena dell'annuncio, perché l'hashtag We're Uniting Our House è già un potenziale marchio registrabile. Qualunque strada scelgano, il dato è uno: la convivenza consapevole diventa il centro di gravità attorno a cui orbiteranno progetti, contratti e storytelling. Ma, a sentire chi li frequenta, il vero obiettivo è più semplice: tornare a casa e trovare una luce accesa, una tisana pronta e il silenzio giusto per imparare la prossima scena. Conclusione. La decisione di Mahsine Marabet e Cenk Torun racconta un modo diverso di essere coppia sotto i riflettori, non la ricerca incessante del clamore, ma la scelta di un quotidiano che faccia da base a progetti più grandi. Il loro unire la casa è un esperimento di intimità sostenibile in un settore che spesso consuma tutto troppo in fretta. Sarà la prova che amore e carriera possono convivere senza cannibalizzarsi? Solo il tempo lo dirà. Ditemi nei commenti se credete che questa convivenza segnerà una svolta nelle loro carriere e se pensereste a vivere con il partner sotto un'attenzione mediatica così intensa. Leggo le vostre opinioni e seleziono le più argomentate per il prossimo video. Se l'approfondimento vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Seguiremo ogni nuovo sviluppo con la calma necessaria per distinguere i fatti dalle ipotesi. Grazie per avermi ascoltato fino in fondo, alla prossima!